ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati su Taromantic nelle previsioni energetiche settimanali più famose della notte dei tempi. Il nostro lui, lei e già gli facciamo un applauso. Cosa ci combineranno i nostri beniamini? Cosa ci combineranno? Non lo so, andiamo a vedere, mo vediamo. Quale colossal metteranno in scena oggi? Quale narrazione colossale metteranno in scena? Non lo so, andiamo a vedere, siamo qua apposta, quindi. Ragazze mie e ragazzi, grazie, eternamente grazie alla nostra famiglia. Eternamente grazie, è tutto bellissimissimamente bellissimo. Grazie per le centinaia di mail stupende che mi state mandando, per le tantissime donazioni al canale. Grazie, eternamente grazie. Stiamo facendo un lavoro stupendo. Io sto qua, notte e giorno, sto qua. Così, imbalsamata. No, proprio no, così no, però. È stupendo, tante cose stanno accadendo, tante cose stanno succedendo, è come se fossimo proprio le arabe fenici, arabi no, sono un'altra civiltà francese, l'araba fenice, bellissimo, sento un friccichio, non so se si dice dalle vostre parti così, dal mio è friccichio, sai quella cosa quando ti innamori, quel corteggiamento? Ecco, la vita sto sentendo che sta facendo su di noi un certo corteggiamento interessantissimo. Interessantissimo. Ci sono tante novità, che bello. Va bene, poco alla volta. Allora, ma adesso ci concentriamo sul nostro colossal. Avete la vostra tisanina? Non lo so, o il bicchiere di vino se bevete, o non lo so, il vostro spritz se bevete, o non lo so, i vostri cioccolatini, il vostro gelato preferito, il vostro caffè di cicoria, il vostro caffè, non lo so. Ecco, allora, iniziate a sorseggiare, che adesso arriva la magia. Allora, iniziamo con le nostre previsioni energetiche settimanali di questo fine maggio, dal 26 maggio al 1 giugno. Vediamo qual è il gran finale di questo mese dei nostri eroi. Allora, io non parto dai tarocchi. No, e lo sapete già da che cosa sto partendo. E lo sapete già. Voglio proprio iniziare dal boom. Eccole. Le 14 carte metaforiche associative. Voglio vedere proprio le facce, ti voglio vedere in faccia a te. Cioè, ti voglio vedere. Non mi uscire sempre quello dell'altra volta, eh. Cambiamo un po'. Vogliamo novità. Questa primavera inoltrata, vogliamo novità. Allora, vediamo. Allora, innanzitutto le ho battute prima di aprire il video. Ci do una ribattina di nuovo. Vediamo un po' che succede ai nostri beniamini questa settimana. Diamoci una battutina, così, ok. Di qua ci prendiamo questo, così. Questo ce lo mettiamo a posto. Di qua ci ribattiamo le nostre signorine. E vediamo. Allora, prendiamoci questo, così, e vediamo. Allora, scaldiamo le mani, i chakra delle mani, e partiamo. Vediamo che abbiamo questa settimana dal nostro maschione. Sono energie maschili e femminili, sono energie, lo dico per le ragazze nuove, che sono dentro di noi, ma sono anche situazioni con le quali ti puoi venire a relazionare durante la settimana, nel lavoro, nelle amicizie, nell'amore, nella vita, ok? Sono energie che coesistono, quindi lasciatevi ispirare sempre quando facciamo il nostro format e fatevi guidare dalla vostra intuizione, ok? Vediamo qua che abbiamo questa settimana, vediamo un po' come stai imbronciato, stai allegro, vediamo un po', vediamo.
Vediamo un po' chi abbiamo questa settimana. L'abbiamo lasciato al tavolo col tortellino, vi ricordate settimana scorsa? Al tavolo col tortellino. Vediamo se se l'è mangiato tutto oppure ha chiesto un'altra cosa. Vediamo. Allora, chi abbiamo questa settimana? Chi bussa al nostro castello? Vediamo. Eccolo. Vediamo un po'. Vabbè, qua sta arrabbiato questo. Sta un po'... Questo è un pugile, sta un po' arrabbiato. Vuole sfondare la porta del nostro castello, ragazzi. Che dite, lo facciamo passare? È carino comunque. Però, cioè, ha quell'aria combattente con gli occhi dolci. Quell'aria dannata anche no, un po'... Ah, un po', diciamo che questo... Allora, qua abbiamo la figura di un maschile, c'ha un po' di tatuaggi, un po' primitivo, no? Mi richiama un po' l'uomo primitivo che si tatuava la pelle come simbolo di manifestazione di qualcosa. Qua abbiamo, allora, abbiamo a livello simbolico degli uomini o comunque delle energie maschili che stanno lottando contro le loro stesse resistenze, quindi sono pronti a sfidarsi attraverso il mondo, sono pronti a sfidare le loro paure, resistenze e attaccamenti e sono ben intenzionati a vincere. Se tali paure, resistenze e attaccamenti li vengono proiettati da una persona, sono pronti a sfidarsi, a sfidare loro stessi affrontando queste persone, oppure dalle circostanze della vita. Sono pronti a sfidarsi. Ok, vediamo che altro abbiamo. Eccolo qua. Ah, abbiamo lo sciamano! Non usciva da un po' lo sciamano. Ti faccio un applauso perché significa che stai studiando, stai applicando. Bravo, bello mio. E abbiamo lo sciamano. Abbiamo lo sciamano. Qua abbiamo uno sciamano con il coltello in mano. Sono tutti armati comunque. Armati di cosa? Cosa ci dice lo sciamano? Della potenza spirituale che si manifesta nel corpo e rigenera le cellule dando forza e coraggio. Abbiamo dei maschili molto coraggiosi in questa settimana. Qua abbiamo lo sciamano, cioè comunque uno che sta nella steppa, no, perché qua abbiamo un po' la montagna, vabbè, con il coltello in mano che taglia i frutti, che taglia delle castagne, non so che sta tagliando, e un uomo saggio, un uomo che non sta tanto sulla difensiva, perché chi sta sulla difensiva non può essere sciamano, che è mago, no? Mago e sciamano sono due modi di dire la stessa cosa a seconda delle culture, no? Differenti. E non sta tanto sulla difensiva, sta pronto a qualsiasi cosa perché è armato di spirito, affrontando qualsiasi cosa. Bravo! E poi abbiamo uno che comunque se la ride. Poi abbiamo questo. Allora, sto cercando di trovare le parole e la sensazione che mi sta arrivando con questa carta qua. Allora, la sensazione è questa. Qua abbiamo due figure combattenti, giovani e più grandi, diciamo, no? Quindi è come se non importa quanti anni ho, perché sento dentro di me lo spirito del guerriero pronto ad affrontare qualsiasi cosa, perché in questo vedo la gioia vera della vita. Come vi dico sempre, la dimensione dell'anima è la dimensione della lotta, è la dimensione della guerra, la dimensione dell'anima. Ma guerra contro cosa? Contro le proprie stesse resistenze. Poi quando l'umanità non capisce che deve lottare contro le proprie resistenze, fa la guerra fuori. Ok. Allora, qua abbiamo una persona che comunque sia sorride, poi qua ci sono due persone che non sorridono, però tolto l'abito, che in questo caso fa il monaco, non fa il monaco, vabbè, tolto l'abito, qua abbiamo la figura di una persona che ride soddisfatta, anche non tanto soddisfatta nel senso egoico, mi sembra qua la figura, l'immagine di un uomo che sorride della serie quante ne ho passate e accenna questo sorriso, cioè come per dire ce l'ho fatta, ce la continuo a fare perché vedo i progressi che faccio. Bello, è anche commovente, è commovente questa cosa qua della parte maschile, sì. Vediamo che abbiamo nella parte femminile. Vediamo, che abbiamo da questa parte? Energia femminile?
Eccola. Ah, vabbè, sempre bellissima comunque. Guarda. È caduta di qua, della serie ti sostengo io, vai, non ti preoccupare. Allora, questa è molto enigmatica, emblematica questa figura. Bello, bello. Allora, qua mi viene in mente subito la differenza di colori, no? Più chiaro, più scuro, però come se fosse yin e yang, no? Laddove equilibrio degli opposti. E vedo femminili che portano in sé l'equilibrio degli opposti. Cos'è l'equilibrio degli opposti? Luce ed ombra, è la prima coppia di opposti che è stata fatta. Luce ed ombra, morte e vita, maschile e femminile. Ma come si concretizza questa cosa? Le azioni del femminile sono conformi alla fede nell'invisibile, va bene? Fede nell'invisibile, yin e yang. E soprattutto qua abbiamo il giallo e il blu, o celeste, insomma. Cosa simboleggiano questi due colori? Il giallo è la volontà. E che cos'è la magia se non l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà? La volontà ha anche l'autostima e il blu è la lingua del drago. Quinto chakra, comunicazione, ma anche uno dei portali per viaggiare nell'aldilà. Che cosa vuol dire questa cosa? L'aldilà è sempre qua, cioè sentire perfettamente che l'aldilà, l'invisibile è qua. E quindi il quinto chakra è la comunicazione con l'invisibile prima ancora del visibile. E quindi l'espressione di se stesse orientata con forte autostima nella comunicazione prima con l'invisibile, cioè ci sono femminili che non temono, non hanno paura di esprimersi perché è perfettamente in linea con l'invisibile. Bello, bello, bellissimo, bellissimo. Cos'altro? Quali altri femminili abbiamo? Sempre bellissime comunque. Guarda, guarda, guarda che erotismo, guarda che fascino. Erotismo e fascino, magnetismo. La reputazione dei femminili le precede, insomma, diciamo, arriva prima la tua energia, prima di qualsiasi altra cosa. Abbiamo due femminili bellissime, molto erotiche. Erotismo, è certo che è erotico, perché se qua c'è l'equilibrio degli opposti, è la selvatichezza che viene fuori, la vera natura autentica del femminile, di conseguenza eccola qua. E quindi femminili molto erotici. Allora, l'erotismo è l'energia creativa. Che questo erotismo sfoci in un atto con un uomo o una donna, una relazione intima o sessuale o un progetto creativo o il proprio talento, l'eccitazione del proprio talento è uguale, perché l'eros è un aspetto dell'amore. Come dicevano i greci, se una persona pensa di trovare tutti gli aspetti dell'amore all'interno di un'altra persona sola, è fottuto, cioè scusate il termine, vivrà una vita perennemente frustrata e infelice. Quando comprendi i primi greci sono stati la civiltà più straordinaria nel nostro occidente, no? E dove la vedi che una civiltà funziona? Quando creano bellezza. Quando si crea bellezza significa che una società funziona. E cos'è la bellezza? È la maniera attraverso cui il sacro si manifesta. Il sacro è il sacrum facere, cioè il darsi alla propria autenticità. E quindi stavo dicendo, l'erotismo è un aspetto dell'amore, non è l'amore tutto completo. Noi abbiamo il sacrosanto dovere di soddisfare tutti gli aspetti dell'amore, altrimenti vivremo una vita infelice. Cosa vuol dire questa cosa? Abbiamo l'eros che non è soltanto un rapporto sessuale con qualcuno, no, no. L'eros è principio procreativo, creativo. È quell'unione col tuo amante mistico, che sia uomo, donna, sposo, sposa celeste, che poi il tuo spirito guida nella cristianità è uguale, che ti permette di allearti alla bellezza e creare situazioni di successo, situazioni belle, eventi bellissimi. Ecco, questo eros, stavo dicendo, è un aspetto dell'amore. Poi c'è per esempio filia, l'amicizia, è un altro aspetto dell'amore. E poi c'è per esempio agape, è l'altro aspetto dell'amore, l'amore del creatore alle sue creature. Poi c'è storge, è un altro aspetto dell'amore, la dea storge.
o il Dio, no, la dea Storge, che è l'amore familiare, cioè la fiducia che si ha con il proprio compagno di vita, magari con il quale si è fatto dei figli. Se poi, però, cosa ci insegnano i greci? Che l'eros può finire col compagno con il quale hai fatto dei figli. E questo, e se tu non soddisfi quell'eros con altro, o con qualcun altro, o con altro, vivrai una vita infelice. Ora, non sto invitando alla promiscuità, non è questo il senso. Però quando noi per una morale indotta, castrante, ci obblighiamo a vivere gli aspetti dell'amore in una persona sola, rimarremo frustrati. I greci lo dicevano, non esiste. L'amore è troppo vasto, gli aspetti dell'amore sono troppo vasti affinché un uomo, un individuum che ha un ego e una mente, possa trovarlo in un altro individuum. No, puoi trovare uno o due aspetti dell'amore, ma poi quegli stessi aspetti possono scemare. L'eros, per esempio, è qualcosa in continuo movimento, c'è, poi non c'è, e va cercato in altro. Per esempio, puoi trovare una persona con la quale condividere l'erotismo, al di là che tu abbia già un compagno da tanti anni con dei figli. Perché qua stiamo a scardinare i valori morali, religiosi che ci hanno voluto schiavi, ok? E quindi il senso di colpa che arriva quando proviamo piacere o attrazione per un'altra persona e se abbiamo dei figli o dei compagni, ma quante ne sento quotidianamente? Quante? Le emozioni arrivano non perché tu le puoi gestire, le emozioni sono dei, arrivano perché tu le possa vivere, superando le tue paure, resistenze e attaccamenti. Ora, può essere che la trovi in un altro uomo l'Eros e hai Storge, la dea Storge, la persona con la quale condividi la tua vita quotidianamente, oppure il padre dei tuoi figli, con quella persona c'è una fiducia di base per la continuità della famiglia. Ma Eros non è che va cercato solo in un altro uomo o in un'altra donna. Eros, il principio creativo, se tu hai un progetto che ti fa sentire viva. Vi faccio l'esempio, la nostra famiglia, il mio canale, l'attività della relazione d'aiuto, l'eccitazione nella scoperta, nella conoscenza spirituale, nel portare la pratica in questo, per me è eros continuo, cioè io faccio l'amore costantemente con il mio lavoro, cioè con il mio amante mistico che si palesa nella creazione di narrazioni meravigliose, di arte, di spiritualità e arte, cioè io faccio l'amore continuo col mio lavoro. Quindi tutti gli aspetti dell'amore devono essere, perché vi sto dicendo questo? Perché ho colto l'occasione per quanto eros c'è da questa parte nel femminile. Un pittore che fa un quadro è pure erotismo, o un cantante che scrive una canzone è pure erotismo, ma qualsiasi cosa ti piace fare è pure erotismo creativo. Quindi vi sto dicendo questo perché c'è molto erotismo nel femminile in questa settimana, moltissimo erotismo, e il principio è proprio questo. Tutti gli aspetti dell'amore devono essere soddisfatti, altrimenti vivremo una vita infelice, frustrata, così dicevano i greci. E i greci sapevano bene come godersi la vita. Cioè, parlo proprio della prima civiltà, i primi greci che hanno creato bellezza. Bellezza. E noi qua stiamo riconducendoci a un futuro antico, affinché possiamo prendere il meglio del nostro passato dell'umanità, riportarlo in auge e creare la bellezza. La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevsky, è appunto quello che stiamo recuperando. La bellezza è il sacro, darsi a qualcosa. Qua vedo dei femminili che faranno impazzire il mondo in questa settimana. Faranno impazzire il mondo. E infatti qua abbiamo maschili pronti a combattere contro le loro stesse resistenze per integrare questa bellezza del femminile. Che poi sia combatto per una donna o combatto contro le mie stesse resistenze per conquistare una donna, ma la conquista a me come termine non è proprio indicato. Mi faccio valere contro le mie stesse resistenze e paure. Qua abbiamo femminili che faranno girare gli occhi al mondo, ma i maschili non scherzano, I maschili non scherzano, sì. Perché qua vedo maschili che parlano di autenticità, lo sciamano, c'è l'autenticità qua.
E quindi quando la nostra selvatichezza, la nostra autenticità inizia a, a dirigere i nostri passi, allora siamo bellissimi. La vera bellezza è questa, non l'omologazione sistemica, ok? Non questa piaga sociale della corsa alla bellezza, a una bellezza stereotipata. È una piaga sociale dove le persone spirituali hanno l'obbligo di portare in essere una bellezza autentica. La bellezza autentica, che è qualcosa che rimane per sempre, senza bisogno di ritocchini, insomma. Vabbè, non fatemi parlare. Vabbè, questo è il senso, è che rimane per sempre, ok? E qua abbiamo femminili che hanno una bellezza, ma anche femminili e maschili, bellissima, bellissima. Ok. Cioè, il senso qual è? Perché ho detto non fatemi parlare, perché il senso è vedo tantissime ragazze, tantissime donne, uomini, con l'ansia, no? Di questa perfezione estetica, dove ci sono passata pure io per prima. Ci sono passata pure io, ma se non ci passi non puoi comprendere, se non attraversi quell'inferno della piaga sociale che è della Matrix, non puoi trascenderla. Allora, chiedetevi il perché state facendo qualcosa sempre. Che cosa c'è alla base? Cosa muove le mie... Qual è la mia motivazione? Cosa muove il fatto che che mi prendo cura del mio corpo? Cosa muove questa cosa? Qual è la motivazione? La motivazione è quella di voler essere al servizio di tutte le creature senzienti e insenzienti il cui numero è infinito come lo spazio. Allora voglio l'eterna giovinezza, un corpo giovane, una muscolatura efficace. Allora sì, allora sì. E questo l'obbligo, è un obbligo delle persone spirituali, perché non puoi fare a meno di andare incontro a quel cammino se sei un essere spirituale, altrimenti tutti i tentativi che farai falliranno. E questo è il senso. Cioè, perché lo fai? Noi con lo yoga sciamanico facciamo pratiche dell'eterna giovinezza. Le pratiche dell'eterna giovinezza e i rituali dell'eterna giovinezza non sono funzionali all'omologazione sistemica. Io voglio essere in forze, bella, bellissima, cioè autentica per servire tutti gli esseri senzienti e insenzienti, il cui numero è finito come lo spazio. Questa è la mia motivazione. E come vi ho detto nel video sulla Kundalini, la sequenza fluida dello yoga sciamanico, qua parliamo di volontà, terzo chakra, ti ho detto, no? Se la volontà di un essere spirituale non è allineata con la volontà cosmica, cioè è distruttiva, è distruttiva. È la distruzione che in altri tempi storici si avveniva nel corso di anni, adesso è subito. Non funzionano i sogni egoici, mentali con la volontà cosmica, non funzionano. Per tutte le ragazze che non sanno di cosa sto parlando, vi invito a guardare il video Yoga Sciamanico, la sequenza fluida, risvegliare Kundalini, l'energia sessuale, ok? E questo è il senso. Sì, chiedetevi sempre perché state facendo le cose. Chiedete se lo sto facendo per essere omologata a una bellezza stereotipata che i media mi propongono. Allarme rosso. Allarme rosso. Per carità, può essere anche che devi passare da lì, va bene? Magari lo fai proprio perché mi voglio omologare, perché voglio sperimentare quella cosa, ma va bene! È la consapevolezza che salva però. Se tu sei inconsapevole e ti fai trascinare dal sistema, siamo fregati. Se invece lo stai facendo con consapevolezza, bene. Cioè il punto sapete qual è? Che l'esperienza che viviamo senza la conoscenza è vuota. L'esperienza senza la conoscenza è vuota. Se non hai consapevolezza di ciò che stai vivendo e facendo, l'esperienza è vuota. Questo è. Ok. Ora, adesso, vabbè, tu stai riprendendo? Sì. Adesso iniziamo. Mettiamoci i nostri tarocchi. Allora, vediamo un po'.
in questa settimana. Allora, l'energia attuale di lui nei confronti di lei o energia attuale del maschile? La giustizia. Viene arrestato. No, ti arresto io, arrestati da solo, prima di tutto. Allora, la giustizia. L'energia attuale sono la prima carta, è fondamentale in questo caso con la giustizia perché mi parla di risolvere situazioni. Di risolvere situazioni, dire la verità, fare le scelte giuste, come prima carta. E sono pronti a combattere. Vediamo i pensieri di lui. Wow, il sole. Qua ci sono maschili molto forti, eh. Allora, abbiamo maschili molto forti con al centro il sole, molta allegria, molta forza, carattere, determinazione, pronti a risolvere situazioni, ma anche a portare gioia e a portare allegria. Quindi decisioni giuste in funzione di pensieri felici, mi parla il sole. Decisioni giuste guidate da pensieri felici. Cosa hanno nel cuore? Il mondo, 3 arcani maggiori a Cipicchia. Avviene un saltone sui maschili, 3 arcani maggiori di una certa portata. Avviene un saltone, successo nel risolvere questioni che portano finalmente la gioia. Wow, e io ti faccio un applauso, bello mio, si vede che hai studiato, comunque che hai praticato empiricamente il tuo studio. Bene, ok, bellissimo. E quindi se questo si confà in una relazione, sono maschili che hanno chiuso una tappa della loro vita, un ciclo della loro vita con il sole, con il mondo, scusami, e con il sole mi parlano di maschili che sono molto felici di vivere finalmente di vivere una vita giusta, in equilibrio. Ok, vediamo qual è il blocco karma. Un po' di litigi o tensioni interne, 5 di bastoni, un po' di litigi o situazioni interne, no? Però è relativo, non è una carta, è un arcano maggiore al blocco, sono questioni pratiche, quotidiane, anche situazioni magari di tensione interna, no? Incapacità pure di mettere d'accordo i suoi aspetti interiori, che poi all'esterno si riversa magari con una persona con la quale si è in tensione, però fondamentalmente l'altra persona è sempre uno specchio, ti riflette le tue tensioni interne. Quindi cos'è qui? Qua ci sono dei maschili che sul piano pratico risolvono delle questioni inerenti a situazioni di disguido, situazioni di incapacità di intendersi, portando allegria, perché vogliono avere successo in questo. Ok, è una bellissima energia sul maschile. Bravo. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. 5 di coppe. Abbiamo un po' di tristezza qua come energia attuale. Abbiamo un po' di tristezza, abbiamo avuto un po' di tristezza, abbiamo elaborato una sensazione di tristezza nei confronti di un maschile o nei confronti di qualcuno o comunque nei confronti della vita. 2 di bastoni. Vedo dei femminili elaborare delle emozioni profonde, anche poetiche, tra cui la dolce tristezza, dolce malinconia. Vediamo un po' i pensieri di lei. 8 di denari. Guarda, io qua le vedo impegnate nel lavoro, i femminili, impegnate nel lavoro, cercando di praticare le loro emozioni, cercando anche di non distrarsi, perché noi nella nostra famiglia non ci distraiamo mai da ciò che arriva, ma la viviamo con potenza, no? Però questo è il senso, vivendo le proprie emozioni, dolce tristezza, dolce malinconia, nel frattempo pensare al lavoro pratico, fare le cose in modo pratico, impegnarsi in qualcosa. 2 denari, le vedo molto occupate. E un po' alcuni femminili come se per non pensare a qualcosa, per non pensare magari oltremodo a qualcosa, a una situazione o a qualcuno, si impegnano nel lavoro. O stanno pensando di impegnarsi in questo per distrarsi, tra virgolette.
Scusami, cosa hanno nel cuore i femminili? Ah, c'è la torre. I femminili hanno avuto un cambio molto tosto. I femminili hanno avuto un cambio molto tosto, o possono averlo in questa settimana. C'è un po' di trambusto interiore. Quando si ha la torre nel cuore, c'è un trambusto interiore importante. Questo le energie femminili possono averlo già vissuto, applicandosi nel loro lavoro nel frattempo che la dea della penuria o la dea della tristezza, la dolce tristezza facesse il suo corso, quindi si sono distratte sul lavoro, hanno impiegato la loro energia nel lavoro, o si può vivere in questa settimana. La torre nel cuore è proprio quando, come per dire, un cambio fortissimo che ha generato dolore o porta dolore o può averlo fatto, che ha dato la malinconia, tristezza, e questo può essere dovuto a un evento della vita sul lavoro, a un evento della vita in ambito relazionale che ha portato una situazione emozionalmente importante. Ci sono femminili in questo stato. Vediamo un po' qual è il blocco karma del femminile. Una persona. C'è un re di coppe, c'è proprio una persona qui. Ma non è soltanto una persona in senso, fattivo, adesso vi spiego. Allora, parliamo di una persona. Qua ci sono dei maschili scusami, dei femminili che hanno rotto con una persona, può essere un segno d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione, avere questo ascendente, oppure hanno rotto con una persona che non dimostrava i propri sentimenti. Oppure una persona che era un po' più chiusa a livello emozionale, hanno potuto rompere con questa persona e si sono dedicate al lavoro. Può succedere in questa settimana. Qual è l'altra versione più alta che poi può coesistere coesiste in quella che vi ho detto? Il re di coppe sul femminile al blocco mi parla dei femminili che in questa settimana devono usare la loro intuizione e riversare l'energia che stanno sentendo, le emozioni che sentono nel loro lavoro pratico. Dici, cosa vuol dire? Farsi attraversare dall'emozione e fare progetti creativi, tipo scrivi una poesia, che re di coppa al blocco anche la creatività. Scrivi una poesia, e non so scrivere, scrivi tutto quello che ti viene, tipo scrivo una poesia su, non lo so, sull'albero di pino. Dici, come si fa? Non l'ho mai fatto. Scrivi, il pino è verde. Il pino ha le radici. Non lo so. Cioè, scrivete, fate qualcosa di creativo e riversatelo nel piano pratico, mi stanno dicendo le carte. Ok? Perché da una grande distruzione arriva una grande opera. Va bene? Sì, qua c'è il Papa, l'acquisizione spirituale di questi talenti grazie a quello che è successo può succedere. Ok. Vediamo da questa parte. Abbiamo visto come stanno internamente, no? Vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei o le intenzioni di lui in questa settimana. Wow, cioè, qua arcani maggiori hanno figli, imperatrice. Qua ci sono maschili che hanno intenzione di dare sviluppo, di dare tutto a un progetto creativo, a una persona. Qua ci sono maschili che vedono in un femminile, che può essere anche un uomo, l'imperatrice. L'imperatrice mi parla di successo, di abbondanza, di prosperità, di progetti che vanno bene. Mi spiego? Assolutamente. Qua ci sono i maschili che combattono per vedere realizzati dei progetti molto importanti, o con una persona o dei progetti importanti, Sì. E il Papa ci picchia. Sono maschili proprio combattivi che vogliono raggiungere dei risultati importanti, sul piano pratico della vita, sul piano che può essere con una persona o può essere anche in ambito lavorativo con una persona. Vediamo quali sono le azioni che faranno i maschili. La torre e le azioni che faranno i maschili. Fanno qualcosa di inaspettato. Ci picchia. Si fa molto interessante la stesa, perché sono carte potentissime sui maschili. Tutti questi arcani maggiori sono degni di nota. Allora, partiamo dal basic. Qua i maschili hanno la torre nelle azioni perché vogliono realizzare qualcosa di grande. La torre mi parla di un evento shock che faranno i maschili. Di un evento shock. Abbiamo visto i femminili, no?
Che bellezza che hanno questi femminili, bellissime. Che è una bellezza autentica dell'anima, no? E qua l'intenzione del maschile è l'imperatrice, è proprio l'imperatrice queste tre carte, no? E qua ci sono maschili che vogliono realizzare un progetto, che sia di lavoro, di amore, qualsiasi cosa, con un femminile, e fanno le pazzie, fanno un evento, fanno qualcosa di shock con la torre, perché vedono i femminili che hanno un grande potere. Accipicchia, che stesa si preannuncia, interessante. Qua abbiamo il 3 di denari. Vediamo qual è l'energia finale. 8 di spade. Perché l'8 di spade? Ah, il 6 di bastoni. Guarda, il 6 di bastoni mi parla di riprendere in mano una certa, una certa situazione. Qua ci sono l'8 di spade maschili che potevano o possono stare dopo aver fatto qualcosa, i maschili, con questa torre, succede qualcosa relativa a un'esperienza di grandiosità che vogliono realizzare, o con qualcuno o nel lavoro con qualcuno. Succede qualcosa o fanno qualcosa che li fa sentire un po' 8 di spade, un po' come dire, adesso che faccio? Adesso che ho fatto questa cosa, che succede? Che faccio? Mi sento un po' frustrato. Però poi 6 di bastoni, la vittoria. Cioè rischiano di fare qualche cosa. Qua ci sono situazioni da risolvere con la giustizia, con il sole, con il mondo. 5 di bastoni, tensioni. E poi alla fine, come ci insegnava anche questa carta di lui che sorride, ce l'ho fatta, 6 di bastoni. E che succede qua? Boh, lo vediamo, no? E certo che lo vediamo. Vediamo intanto da questa parte. Quali sono le intenzioni di lei in questa settimana nei confronti di lui o le intenzioni di lei? 6 di bastoni. Hanno intenzione di riprendere il controllo della loro vita, di avere successo. Quali sono le azioni di lei? 10 di spade, escono fuori da una tappa molto dura e dolorosa. Energia finale. 6 di denari, sì, e ritorno all'equilibrio nella loro vita. È una stesa bomba. 8 di coppe, allontanamento emotivo. Si staccano da una situazione emozionalmente molto difficile, concentrandosi sul lavoro, riversando nel lavoro le qualità che hanno appreso grazie all'integrazione delle emozioni di tristezza, malinconia o abbandono. Qua ci sono dei femminili che hanno la vittoria, anche qui 6 di bastoni, 6 di bastoni. Le azioni che fanno sono quelle di definitivamente chiudere una tappa molto dolorosa, uscire fuori, è come una sorta di morte e rinascita, no? Come vi ho detto prima, la morte, non so se ve l'ho detto prima, vabbè, una morte e rinascita, e il 6 denari mi parla di un equilibrio che raggiungono nella loro quotidianità, mettendo in ordine anche delle situazioni sulla vita pratica. Ecco perché c'è questa bellezza qui, c'è questa bellezza qui. Caspita ragazzi, che succede qua la settimana? Io credo, per alcuni stanno leggendo qua delle energie che sono anche già trascorse, ma che danno i frutti in questa settimana, ok? Comunque adesso andiamo a vedere specifiche e tutto, però mi devo andare a mangiare un biscottino. Arrivo subito, eh. Allora, mi sono rifocillata un attimo. Allora, andiamo a vedere tutte le specifiche. Vediamo. Allora, sulla giustizia per il maschile. Giustizia sul maschile. Nove di bastoni, la perseveranza nel conseguire quello che vuole. 9 di bastoni mi parla sì che c'è un po' di stanchezza, ma allo stesso tempo è anche la perseveranza, non arrendersi verso nel fare le scelte giuste della sua vita, ok? Perseveranza proprio, ok? Molto combattivi. Vediamo i pensieri col sole. 9 di denari, nel raggiungere anche un equilibrio personale per quanto riguarda l'autosufficienza economica, l'autosufficienza, la fisica. Sì, ci sono maschili che vogliono proprio stare bene a livello psicofisico, essere autonomi. Molti maschili rompono delle situazioni stagnanti a livello relazionale per aprirsi al nuovo, per realizzare i propri progetti di sviluppo che non riguardano necessariamente un'altra persona se si lasciano con una precedente, ma fanno questa cosa. Alcuni maschili non ce la fanno più, hanno concluso un ciclo,
questa elaborazione animica può rivelarsi sul piano fenomenico attraverso la rottura di relazioni che ormai non sussistono più perché sono giunti al termine e vogliono riprendersi la loro libertà, la loro autonomia, dando sviluppo a tutto ciò che sentono nel cuore, rompendo la situazione e poi stando a vedere che succede. E altri maschili qua vogliono un benessere personale che è anche sul piano psicofisico, pratico della vita, realizzando un progetto personale, rompendo situazioni di lavoro importanti o vecchie. E altri, ripeto, qua ci sono delle situazioni di ribaltamento, Vediamo, di ribaltamento. Laddove non si trovano bene rompono, ecco, se sia una relazione o un lavoro o ambedue rompono. Vediamo il mondo nel cuore, cosa hanno nel cuore i maschili? L'asso di coppe, perché hanno un risveglio delle abilità psichiche. Non a caso abbiamo lo sciamano. Allora, qua hanno molto amore nel cuore, l'asso di coppe. Ma l'asso di coppe è un asso di coppe, non è ancora il 2 di coppe. Ok, l'asso di coppe è il risveglio dell'amore dentro di loro, il risveglio dell'amore per la vita, per loro stessi in qualità di empatia, amore verso le loro necessità a livello di quello che veramente li fa stare bene, rispetto a una morale invece che li ha reso vittime. Va bene? Ok. Vediamo un po' le intenzioni con l'imperatrice. L'otto di denari. Qua ci sono dei maschili che hanno dei progetti lavorativi importantissimi, possono essere con delle figure femminili. Quindi può essere questa la prima accezione. La seconda accezione è che vogliono impegnarsi a far funzionare le cose facendo un'azione shock con una persona che incarna tutte le qualità che loro vogliono all'interno di una relazione. Ok? E sono queste due. Vediamo le azioni con la torre. Le azioni che faranno, di cosa parla la torre? Il 7 di coppe. Stanno pensando se rompere una situazione oppure la rompono e poi si aprono degli scenari. Vediamo ancora sulla torre. 3 di denari. 3 di denari. Qua chiaramente ci sono dei maschili che mi stanno spingendo molto sul profilo pratico e lavorativo della vita, che rompono delle situazioni, si aprono al nuovo, a nuove proposte e collaborazioni che non avrebbero mai considerato prima e che un po' la loro mente gli fa lo sgambetto e dice adesso vedi hai lasciato il conosciuto per andare nello sconosciuto, cosa fai? Il 6 di bastoni parla di un pieno successo per un'azione rischiosa che faranno i maschili. Se questa azione rischiosa comporta una relazione la fanno, però soprattutto mi stanno puntando l'attenzione con l'olio di denari con il sole di azioni rischiose che parlano di benessere personale. Vediamo sull'otto di spade, il 6 di bastoni, cosa mi raccontano? Cavaliere di coppe. Fatemi raccontare ancora, cavaliere di coppe. La torre, vedi di nuovo. 3 di spade ci picchia. Chiaramente qua i maschili si rialzano allora mi stanno puntando di nuovo l'attenzione sulla fine di un ciclo, chiudere delle situazioni difficili, rompono delle situazioni, rompono dei silenzi, rompono delle situazioni stagnanti, azioni eroiche verso qualcuno, ma prima di tutto verso loro stessi, e azioni eroiche verso qualcuno e loro stessi anche. Fammi mettere due altre. Cioè qua c'è un giro di boa proprio, due altre. 3 di bastoni, apertura di cammino, verso dove? 5 di coppe. Succedono cose grosse questa settimana. Succedono cose grosse questa settimana. Alcuni di loro vanno proprio verso una persona che incarna tutte le qualità che avrebbero voluto in qualcuno. Vanno proprio dritti, con dolore, con disagio rispetto magari a situazioni precedenti con le quali si trovavano, però è più forte di loro, non possono stare legati
in un angolo, questo è il senso. Fammi vedere ancora una cosa, sul 6 di bastoni, energia finale. Ci sono più cose, capito? E quando fai su una cosa va a effetto domino su altri aspetti. Il 6 di bastoni, energia finale, di lui nei confronti di lei, il 6 di bastoni. L'ha preso? Ok. No, questo non è l'ha preso, 10, sì l'ha preso. 8 di bastoni. Ecco, sì, 6 di spade. Vanno proprio via dopo tanto pensare la situazione, o riprendono in mano una situazione che era stagnante e ferma, muovendo l'energia verso acque più tranquille, verso situazioni, uscire fuori dalle difficoltà, cose che si tenevano dentro, l'appeso che hanno elaborato, hanno cambiato prospettiva su tante situazioni e diciamo una botta su più fronti, cioè una va a effetto domino sulle altre. Siccome non è una stesa individuale, no? Allora il nostro lui-lei parla di energie forti, complessive, globali, ok. Allora qua ci sono maschili che hanno raggiunto il limite di tante cose. Allora sono pronti a combattere contro le loro stesse resistenze per realizzare quello che veramente il loro cuore desidera a su di coppe, perché hanno già fatto quello che il loro cuore non desiderava, trovandosi in una certa situazione di costrizione tanto da far saltare il tappo. Ora, hanno questa la necessità di creare con l'imperatrice, no? Nelle intenzioni di far sviluppare cosa? Tutto ciò che loro li appassiona. E quindi fanno delle azioni folli, o stanno pensando di fare delle azioni folli rispetto alla mente razionale per boom. Ok? Vediamo da questa parte. Questo è ciò che contraddistingue, e i maschili diciamo che la vecchia vita è finita e inizia la nuova vita e ci vuole coraggio per praticare questa nuova vita e questo ci stanno raccontando. E invece sui femminili abbiamo molto erotismo, cioè creazione sulla base del connubio col proprio spirito guida e non con i valori sociali, no? Che sono quelli che non ti rendono, non ti danno felicità, ma ti danno scarsità, ti danno ansia, ti danno problematiche di natura del paragone, no? L'omologazione e natura selvaggia autentica. Natura selvaggia autentica. Vediamo allora con il 5 di coppe, energia attuale, 2 di bastoni, apertura di cammino e soprattutto programmare che scelta fare. Lascio il conosciuto e mi apro al nuovo. Quale bastone prendo? Cioè, quale bastone prendo? Non ridete ragazzi, anzi ridete pure. Vabbè, insomma, programmazione, strategia, elaborazione, anche una certa tristezza per aver atteso una situazione che non è arrivata. Vediamo i pensieri con l'8 di denari. Sì, 10 denari femminili che si vogliono far funzionare le cose che riguardano la loro stabilità personale, casa, lavoro e famiglia. Cosa hanno nel cuore con la torre? E vedi il 6 di spade. Molti femminili hanno già vissuto quello che vi ho raccontato e lo sapevo prima di estrarre le altre carte. Vabbè, abbiamo visto aprile, maggio, insomma, sono stati mesi uno spartiacque, Quindi qua ci sono femminili che se ne vanno proprio da una situazione difficile, emozionalmente difficile, che hanno già elaborato perfettamente, riversando questa energia già elaborata nel loro lavoro o sul piano pratico della vita. Vediamo il re di coppe al blocco. 8 di bastoni. Qua non c'è comunicazione con qualcuno, ferme le comunicazioni con qualcuno, comunque sia l'energia non si muove da parte di qualcuno. Cavaliere di denari, vedi un'energia lenta. Qua i femminili hanno praticamente capito che soltanto accogliendo le loro emozioni possono realizzare un amore autentico. L'amore autentico, questo re di coppe che è colui che è autentico a livello empatico, no? È al blocco e i femminili hanno il 5 di coppe, ciò significa, e queste bellissime carte, hanno capito che soltanto amando loro stesse possono sperimentare un amore che le ami. Cosa vuol dire questo? Amare loro stesse cosa significa?
includere le emozioni che ti arrivano, perché le emozioni sono dei e ti danno forza, ti danno potere una volta che fai il viaggio octonio sotterraneo insieme alla dolce tristezza, alla dolce malinconia, e questo è il senso. Ok, quindi al blocco anche le comunicazioni dell'otto di bastoni con il re di coppe, no? Al blocco cos'era? Lasciare che le emozioni, 5 di coppe, comunichino con te. Le emozioni comunichino con te affinché ti diano intuizione, re di coppe. Vediamo quali sono le intenzioni 6 di bastoni. Paggio di spade, sì, hanno intenzione di riprendere il controllo della loro vita, avendo più fiducia nella vita, negli eventi. 6 di bastoni ancora, regina di coppe, hanno intenzione di fluire alle loro emozioni senza farsi prendere dalla sfiducia nella vita, assolutamente. 10 di spade, le azioni che faranno i femminili. 7 di bastoni, combattono per quello che hanno realizzato all'interno di loro, mettendo dei giusti limiti a situazioni dannose o situazioni malsane o a semplicemente le spade, ricordiamo che sono i pensieri, mettono limiti. I femminili col 7 di bastoni combattono contro i loro stessi pensieri di penuria che non le vuole fare avanzare, insomma. 6 denari, energia finale del femminile. Paggio di bastoni, bellissimo, e vedo tanto entusiasmo, energia creativa nel femminile. Anche il paggio di bastoni sono anche comunicazioni che arrivano ai femminili, comunicazioni a cui si dà il giusto peso, quel 6 denari del giusto dare, il giusto avere, un equilibrio che ritorna e grande energia creativa e fermento interno. Quindi da questa parte il femminile, anche qui ripeto la stessa cosa che ho detto per il maschile, non è una stesa individuale, una stesa sull'amore, ma è dove poi si declinano anche queste cose, no? Si leggono a più livelli il nostro lui lei. Ma qual è il senso del femminile? I femminili hanno attraversato un grandissimo tormento interiore, da cui in questa settimana se ne escono, ritrovando un grande equilibrio e una grande presa di posizione sul controllo della loro vita, ma controllo inteso come non controllo della mente, ma la regina di coppe rispetto alla sfiducia del paggio di spade in questo caso è colei che si mette alle spalle la sfiducia, vincendo, essendo vincenti, la vittoria, proprio come ho nominato il titolo delle previsioni settimanali, dove è uscito 2 volte in entrambe le stese. Se l'avete già sentite le previsioni settimanali, l'arco trionfale, e qua è uscito per 2 volte il 6 di bastoni, un po' come l'arco trionfale. Quindi come vedete le energie sono quelle, no? I femminili si mettono alle spalle la sfiducia, la sfiducia nella vita, la sfiducia nel mondo. Con il 6 di bastoni mi parla della vittoria contro le loro stesse resistenze alla fede. Ok? Bello, bello, bello e molto poetica questa stesa, è bellissima, 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 molto molto poetica. Adesso, per continuare sull'onda della poesia, andiamo a mettere i nostri oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei potenti oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Questi maschili. Il maschile. Per dirla in termini un po' più spiccioli, da questa parte ci sono femminili che, siccome hanno atteso molto qualcuno che non gli ha dato ciò che volevano, si distraggono mettendo l'attenzione sul lavoro, se ne vanno da una connessione seppur li ha fatto male, riprendendo il controllo della loro vita, mettono dei limiti a una persona e possono avere entusiasmo nel conoscere una persona nuova o degli amici nuovi. Proprio stretto, stretto, stretto. Così. Ok, è uscita da sola. Sei bella da togliere il fiato. Che cosa ti ho detto quando è uscita l'imperatrice qua e queste carte potentissime? Potentissime. Wow, sei bella da togliere il fiato. Cos'altro? Sono scappato per paura che mi lasciassi, e d'altronde davanti a un'imperatrice, se non sei un imperatore, ti senti a disagio. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Qua ci sono dei maschili che confessano di essere scappati per paura che tu lo lasciassi. Vediamo cos'altro. Stasera faccio l'amore con te. E beh,
E qua ci sono dei maschili che pensano, ti pensano, o un'energia maschile, anche se è una donna che ti pensa. E quando ho scritto questa carta non intendevo tanto l'incontro con un'altra persona in modo fisico, ma intendevo quando una persona ti pensa talmente tanto, soprattutto se pensa di te che sei bella o bello da togliere il fiato, e fa l'amore comunque con te, ecco, senza farvi il disegnino, insomma. Fa l'amore con l'amante mistico. Stasera faccio l'amore con te, quindi c'è una persona che ti pensa fortemente e fa l'amore con te mentre ti pensa. Ok, due altre. Tu sei l'amore, vede proprio l'amore incarnato in un'energia femminile. Tempo e pazienza. Infatti qua ci sono dei maschili che avranno la pazienza giusta per attendere dei tempi buoni per realizzare qualcosa che ha a che fare con l'impegno che vogliono mettere nel realizzare un pieno sviluppo o in una relazione o nei progetti lavorativi, perché ci sono diversi progetti. Qua abbiamo il 7 di coppe, è come se i maschili stanno rivoluzionando la loro vita e ci vuole tempo e pazienza per rivoluzionare tutti gli aspetti della loro vita. E come lo fanno? Seguendo solo e soltanto l'amore. Ricordiamo l'asso di coppe che avevano nel cuore. L'amore per cosa? L'amore è tutto, come vi ho detto prima, l'amore sono diversi aspetti dell'amore e se noi cerchiamo l'amore all'interno di una persona sola rimarremo frustrati, cioè i vari aspetti dell'amore devono essere, come ci insegnano i greci, soddisfatti nelle diverse aree della nostra vita. E quindi se segui l'amore che è la comunione con il tuo spirito guida, per dirlo nella cristianità o per dirlo nello sciamanesimo, che a me piace di più perché è più poetico, o l'amante mistico, lo sposo, sposa celeste, se segui quei dettami lì, tutto verrà facile, come ci insegnano nello yoga sciamanico. La prima legge dello yoga sciamanico, chiamata yasa, è la suprema condotta e l'assenza di sforzo. Tutto arriva a te senza sforzo. Ti devi impegnare in quello che vuoi, ma non ti devi sforzare di far andare situazioni che non funzionano. Ecco il grande inganno anche dei tempi moderni con la psicologia da supermercato. La psicologia motivazionista, il pensiero positivo, una grande stronzata, perché tutto arriva a te senza sforzo, ti devi impegnare. Ma ciò che arriva a te è ciò che è perfetto per te. Il tuo desiderio, i desideri sono il motore che ti permette di sviluppare capacità, talenti, che poi la tua anima applicherà al grande ideale, che è ritrovare cosa? Amore, come nel mito di Amore e Psiche. E vi rimando al video Magia Pratica 12 per comprendere questo concetto bene. Perché se noi ci distacchiamo, abbiamo il desiderio, ma ci distacchiamo dal desiderio, cioè dall'attaccamento al desiderio stesso, allora tutto arriva a te. Tutto arriva a te, perché l'attaccamento stesso è ciò che stiamo qui evolvendo e sciogliendo. L'attaccamento al risultato, praticamente. Noi qua stiamo per sciogliere paure, attaccamenti e resistenze. Nella misura in cui l'anima ti fa arrivare a un desiderio e ti sviluppa un certo tipo, e tu senti un certo tipo di attaccamento a quel desiderio, quello è il desiderio perfetto per te, perché tu puoi elaborare l'attaccamento. È un gioco, è un gioco, è un gioco. E siccome qua c'è il femminile che ha compreso questo gioco, le vedo a loro insaputa essere talmente erotiche, o l'erotismo del femminile, che nel lavoro di inclusione delle emozioni che hanno fatto nemmeno se ne sono accorte di essere così belle. E qua ci sono maschili che vedono dei femminili, sei bella a togliere il fiato. Ok? E ci sono femminili che fanno proprio da esempio, hanno fatto da esempio ai maschili. Bellissimo, molto poetico, molto molto poetico e bellissimo, bellissimo. Voglio vedere adesso, io mi focalizzo su questa torre, che è la parte più interessante, diciamo. Andiamo su questa torre qua, voglio metterci un altro mazzo di tarocchi, voglio vedere con questo mazzo qua, dove stanno? Eccoli, i tarocchi rossi. Entriamo nello specifico delle azioni di maschili verso femminili, che può essere anche un uomo, questo maschile, maschile, maschio, maschio, femmina, femmina. Ragazzi miei, ragazzi, fatevi ispirare, qua non ci sono identità, ok? C'è solo energia, ok? Allora, su questa torre,
le azioni, al netto di tutto quello che abbiamo detto, le azioni dell'energia maschile in questa settimana nei confronti dell'energia femminile. 3 carte indicanti passato, presente e futuro, metto così andiamo ancora più nello specifico. 3 carte, passato, presente, futuro. Allora, passato, 9 di denari di nuovo, voglio essere autonomo, voglio tornare disponibile, voglio essere disponibile o single. 2 di bastoni, ci sto pensando. 5 di spade, sì, è chiaro, qua ci sono molti maschili che vogliono o ritornare disponibili o ritornare singolo o avere dei risultati economici, ci stanno pensando come fare rispetto a un femminile che magari gli ha richiesto un certo lavoro interiore. 5 di spade, tensioni relative a come fare questa cosa, io scoppio. Questa è la prima. La seconda è che ci sono maschili che vogliono recuperare il loro benessere psicofisico, e qua succede che fanno delle azioni che la loro mente li può fagocitare un po'. Che dici non puoi fare questa cosa, che dici non puoi fare quest'altra cosa, ok? Che viene dopo il 5 di spade? Il 4 di denari. Alcuni maschili fanno questa botta, questa bomba, e si, come per dire, sì, 6 denari, fanno questa bomba, questa botta per riportare equilibrio nella loro vita, uno scoppio. Cioè, decido io, ok? Una cosa così. Allora, ora ti dico anche un'altra cosa. Qua ci sono maschili, perché hanno messo tempo e pazienza? Perché ci sono maschili che tutto questo lavoro interiore, questo pensare di chiudere relazioni stagnanti, andare incontro a una lei imperatrice qui, tempo e pazienza, perché stanno per scoppiare. Magari non scoppiano in questa settimana. Oppure fanno qualcosa in questa settimana che gli dà il motivo per fare uno scoppio più grosso, va bene? Perché stanno come, hanno questa lei proprio profondamente dentro, è quasi come se fosse un trofeo, no? Qualcosa di che brucia dentro di loro. Tu sei l'amore, un'ispirazione. Vediamo ancora, ci metto questi. Sul maschile sì, vogliono rompere una certa dipendenza reciproca, una dipendenza emozionale, una dipendenza economica, una dipendenza o dipendenze da sostanze. Ecco perché il 9 di denari più volte, che è la persona autonoma che non è dipendente né da sostanze né a livello economico né a livello affettivo. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la vita sentimentale, vogliono rompere situazioni di dipendenza. Cos'altro? Amore non corrisposto, sì, daranno, è come se o daranno amore non corrisposto, hanno ricevuto amore non corrisposto, ma hanno avuto dipendenza da qualcuno pur non ricevendo amore corrisposto, e ci sarà un fidanzamento. Te l'ho detto, qua è come se fosse un epilogo di un po', no? Quindi molti maschili comprendono che c'è dipendenza reciproca da qualcuno, vogliono rompere questa situazione, magari alcuni lo fanno in questa settimana, altri iniziano dal lavoro, e poi ci sarà un fidanzamento, cioè quello a cui loro stanno ambendo, che può essere già nella loro vita questa persona, o la vedono come esempio, come modello a cui anelare, tempo e pazienza prima che faccia questo. Ok, vediamo da quest'altra parte. Fai attenzione alle bandiere rosse, femminili che sono in guardia, vale la pena di aspettare. Esprimi il tuo amore. Qua ci sono femminili che stanno in guardia, l'abbiamo visto anche qui. E femminili che vengono esortate ad attendere il momento giusto per amare, e poi esprimi il tuo amore. Sono proprio questi femminili che aprono il cuore alla fede, alla fiducia nell'altro, chiunque l'altro sia, anche alla vita stessa. E quindi femminili che esprimeranno la loro gratitudine alla vita, e se questa vita gli mette davanti una persona, che sia un amico, un'amica, insomma loro esprimono questo amore. È sicuro amare per te, grande autostima per i femminili.
Ok, vediamo cos'altro con queste. Una carta sul femminile, la rivelazione. Voglio dirti la verità. Sì, qua ci sono femminili che dicono la verità prima di tutto a loro stesse, che non sono d'accordo con alcune cose. Magari voilà, intenderás come mi sento, magari percepissi come mi sento, ma non sai come mi sento. Femminili che voltano un po' le spalle a una situazione di una persona che non ha saputo ascoltarle come si sentivano, e quindi la verità è proprio questa, no? La verità è proprio questa, che dicono la verità a una persona, e questa verità contiene in sé il fatto che i femminili non si sono sentite comprese. Un'altra, il lato occulto. Mi hai detto, mi dicesti di darmi conto dei miei difetti. Qua ci sono femminili che si sono sentite dire di darsi conto dei loro difetti da qualcuno, no? Ma sappiamo che se qualcun altro ti parla e ti dice il tuo difetto è questo, sta facendo leva su certe tue paure inconsce, infatti il lato oscuro, no? Nessuno di noi ha un difetto, nessuno ha un difetto. È l'uomo che giudica secondo dei parametri di riferimento morali che ha, e giudica questo è un difetto, questo non è un difetto. Perché se tu dici hai un difetto, qual è questo difetto? Secondo quale parametro? Cioè, per esempio, ti faccio un esempio, secondo i parametri di bellezza odierni, di questa bellezza omologata, ecco, il mio, che vuole la perfezione simbolica, il mio mignolino che è uguale, identico a mio padre e a mio fratello, che è un po' storto, sarebbe un difetto. Mi spiego? Quindi, secondo quali parametri noi giudichiamo? Ecco, se giudichiamo dei parametri della bellezza autentica, non c'è alcun difetto in natura. Va bene? Se invece giudichiamo secondo dei parametri sociali, c'è un difetto. Quindi le persone con le quali ti sei confrontato, ti si puoi confrontare in questa settimana, faranno leva su certe tue paure, resistenze o attaccamenti. Ok? E vedo che alla fine ti dai a queste emozioni che vengono a te sotto forma di persone o circostanze, o sono venute a te in questa forma. Ok? Da quest'altra parte, sul maschile, perseguitato, perseguidor, non voglio perseguire più. E infatti ci sono maschili che si sentono perseguitati, non vogliono più continuare in una certa situazione, l'abbiamo visto. Il destino, sto lottando per incontrare il cammino corretto, e infatti ci sono maschili che qua stanno lottando per incontrare il cammino corretto nella loro vita su più ambiti. Sono indeciso, se che mia incapacità para tomare una decisione te duele. Ah, so che la mia incapacità di prendere una decisione ti fa male. Qua ci sono maschili indecisi nel prendere una decisione, appunto, perché stanno cercando di prendere il cammino corretto, quindi su più situazioni della loro vita, cercando di andare incontro all'imperatrice, che è quell'amore che sentono dentro, al di là di una persona o meno, verso la realizzazione del loro benessere, del loro talento, delle loro capacità. E infatti ti dice tempo e pazienza. Quindi ci sono femminili e maschili che si stanno elevando molto in coscienza, e quindi qua vediamo queste energie di questa settimana che ci fanno vedere una grande presa di coscienza da ambo le parti. Quindi nella realtà fenomenica cosa accade? Può accadere di tutto. Ovviamente queste sono energie di come gli archetipi viaggiano all'interno di ognuno di noi, quindi a livello ancora più profondo il nostro femminile ti fa rivelare che la tua parte più oscura è laddove sono contenuti i tesori più grandi a cui tu puoi accedere per realizzare cose grandiose nel piano pratico e della materia. Quindi grazie alla tua ombra, a quello che il tuo subconscio più profondo ti palesa in questa settimana, ti dicono di allearti e pensare a realizzare cose grandiose con l'imperatrice da questa parte, e rompere con la torre certi schemi che ormai ti stanno stretti, non fanno più parte della non fanno parte della bellezza, ma fanno parte di una morale che ormai non ha più tempo di esistere, proprio perché stiamo andando incontro alla bellezza vera e autentica, e questo nella materia si realizza attraverso delle opere che farai seguendo il tuo puro
erotismo, che è l'alleanza col tuo amante mistico o con lo sposo celeste o con lo spirito guida. Questo stanno dicendo. Wow, ragazzi miei, ragazzi, mamma che viaggione! Non aggiungo nient'altro, è un viaggione pazzesco. Io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.